Hello, hello, Ambassador Terry here with Simon Haig and Fausto Turco and his beautiful translator, Katia Borghi. And we're talking about the Great Reset. Simon, do you have something to say about that? I most definitely do, Terry, and it's wonderful to see everybody from Italy, here in Ireland, and over there in the States. And we're going to be talking about Bello vedere tutti. how do leaders really lead in times of challenging, Parleremo di volatile, come, volatile, uncertain, complex times. parleremo di come i leader guidano i loro team in questi tempi difficili. Okay, I'm ready. That's great, Fausto. Amazing. Yeah, and for the audience out there, I've got to know Fausto over the last year. He's a member of Thinkers Ho conosciuto 360, as Fausto is. un paio di anni fa. Yeah, so he's a member of 360. I know Ambassador Terry is, and I am too. And we all have quite a lot to think and say about leadership. And Fausto is just a great ambassador for authentic, compassionate leadership. Conosco Fausto da un po', è membro di 360 come anche Terry ed io, e conosco Fausto come un leader con passione e compassione. Thank you very much, Simon. You're very welcome. And so maybe, Terry, let's go into the first question for Fausto, shall we? And the first question is, Fausto, why do you think most leaders don't stay in their position very long? Why do you think it's very difficult for leaders to stay good leaders? Questione numero uno, domanda uno, perché i leader non rimangono nella loro posizione di leadership a lungo? Qual è il problema? È una grande domanda, ma è una domanda che avremmo dovuto porci tanti anni fa. Perché ci sono it's a huge question, but it's a question that emerged a few years ago, not yesterday. E ci sono più fattori, secondo me, che portano i leader a non restare al loro posto. Ma credo che abbiamo sempre pensato e mischiato l'identità di un leader, no? Un leader non è un imprenditore non è un leader, un manager non è un leader. Abbiamo sempre mischiato queste figure, no? Non vuol dire che se sei un buon imprenditore sei anche un buon leader e viceversa. E quindi, There has been a confusion of terms between an entrepreneur and a leader. And this confusion led to misunderstandings because a good entrepreneur is not always a good leader. There are different factors that both of them that influence both of them and determine their success. ci sono altri fattori. Uno, perché il leader non deve essere guidato dagli azionisti, ma deve essere guidato dalle persone con cui lavora. A leader should not be guided by the shareholders. A leader is guided by the people he works with, by his collaborators. E un altro fattore importante è la struttura delle organizzazioni, molto piramidali, no? Dove le posizioni per troppi anni sono rimaste sempre le stesse. The other factor is organizational structure. For many years, it remains the same in most organizations, and it should be more flexible. Un altro fattore che troppi manager si sono sentiti leader e hanno vissuto delle loro posizioni perché li hanno portati lì, no? E questo mi dispiace molto. Another factor is that a lot of managers felt them they were leaders, which was not the case, and they brought their qualities, manager qualities, into the leadership model. E tornando indietro nel tempo, mi viene in mente un momento che poteva essere una svolta, ma che ci ha insegnato poco. Quando c'è stata la crisi di Lehman Brothers, avremmo dovuto imparare molto, perché quella crisi ha lasciato a casa centinaia e migliaia di persone senza lavoro. La crisi di Lehman Brothers. Another thing is that when the Lehman Brothers crisis occurred, a lot of people remained at home without work, and that should have taught us a good lesson. Instead, it didn't.
E questo non ci ha insegnato a pensare alle persone. Se noi pensiamo, guardiamo solo da quel periodo lì, qual è stato lo stipendio medio dei manager e quanto è aumentato lo stesso e quanto lo stipendio medio dei loro collaboratori è rimasto quasi uguale. E questo vuol dire che non abbiamo avuto dei leader, abbiamo avuto dei manager che hanno gestito la situazione, ma non l'hanno migliorata. E quindi è per questo che perdono anche. We've had a situation when managers continued prospering, when their salaries grew and continued growing, and their collaborators, the personnel under, had the same level of salaries and has it nowadays. So they managed the situation, they brought everyone out, but with no result for the people. The people are where they were. And that's one of the reasons why we are where we are now. Yeah. But I love one CEO, one leader, for me is a mentor, is Herb Keller, CEO of Southwest. For me is the best CEO, the best leader. Ha sempre detto una cosa molto bella lui è rimasto nella sua posizione per 47 anni, fino a quando è scomparso. E lui ha sempre detto una frase che io porto sempre dentro. Tu occupati delle tue persone e loro si occuperanno dei tuoi clienti. E lui ha scritto tanto, lui ha fatto tanto ed è sempre un modello che è ancora attuale. I remember my mentor, as Fausto has already started saying it, Herb Kelleher, who stayed in his position and continued being a successful leader for 47 years. Almost, and who always said that you should first of all think about people, and people will think about you and your company. That was his motto, and that helped him and brought him forward, and that made him a great leader. Yeah, that's a wonderful answer, Fausto. And you mentioned Herb Kelleher, the former CEO of Southwest Airlines, and he has a famous quote, which is, "I forgive all personal weaknesses except egomania and pretension." So he really didn't like ego. He was about vulnerable, authentic leadership. Sorry, Katia. A lui appartiene una citazione molto famosa: posso perdonare qualsiasi debolezza a parte egocentrismo. Quindi era sempre contrario all'egocentrismo, all'ego messo davanti a tutto il resto, e vulnerabilità era anche il suo forte. Yes, I would add to that, you know, where there is a person I speak of quite regularly, and his famous quote, Sir Richard Branson: "Take care of your employees; they'll take care of your customers." And the man has the Midas touch because he takes care of his employees. He is a good leader. You come to him, he listens. Listening is so important. Yeah. You had something, Fausto. Richard, can I first translate? Richard Branson è un altro leader che cito sempre e che metto come esempio. Anche lui dice sempre: ascoltate i vostri dipendenti e loro penseranno ai vostri clienti. E lui è un esempio vero, perché quando vieni da lui, lui ti ascolta, e questa è una qualità molto rara, perché lui sente gli altri, lui li ascolta. Vorrei sottolineare una cosa, se posso, no? Si parla sempre che il leader deve sapere ascoltare. C'è bella differenza di ascoltare e far sentire l'altro che lo stai ascoltando, e questo non è una cosa facile. Stare in ascolto non vuol dire essere di fronte, stare in ascolto è guardarlo mentre parla. Questa è una differenza per me. I draw a difference between listening and letting others speak, because there is one thing when there is someone speaking to you and you're not actually listening to what they're saying, and there is a totally different thing when you
follow what others are saying and when you actually get into what their thoughts are. That's It's wonderful. a great difference. That's I call that leadership, true leadership, empathy, you know, and maybe just to bring an end to this first question, you know, for me, true leaders are less about showing off and they're more about showing the best off in others. That's what true leadership's about, you know. Per me il leadership significa fare brillare gli altri, non farsi vedere personalmente, ma mettere in evidenza gli altri. Mi è venuta in mente un'altra frase che mi rimbombano, no? E devo chiedere scusa perché mi vengono in mente degli aneddoti. La differenza tra un manager e un leader, no? Che il manager fa le cose fatte bene e deve fare le cose fatte bene. Il leader deve fare le cose giuste per gli altri. The difference, it came to my mind, another thing, the difference between a manager and a leader. When a manager does something, they have to do it well. When the leader does it, they have to do it right. So that should be the difference. That's perfect. So maybe Terry, let's move on to the second question, which is, how can leaders tap into their authentic self? What do they need to do to really get into their authentic self and then lead others through real vulnerability? What do they need to find in themselves, and how do they show that to others, Katia? In che modo i leader possono attingere a se stessi autenticamente e condurre a una vulnerabilità effettiva? Come possono guidare gli altri nel portare fuori la vulnerabilità vera? Chiedere aiuto. Sapere e avere il coraggio di chiedere aiuto. Ask everything and have the courage to ask everything. Perché chiedere aiuto è una dimostrazione che sei con loro, è una dimostrazione che tu hai il coraggio di chiedere qualcosa che non sai. Perché if you ask for help, you actually make it evident that you need further knowledge, that you need help with overcoming certain situations. La vulnerabilità non è una debolezza, è avere il coraggio. Quando tu non sei pronto a tutto, ma se tu hai il coraggio e l'autenticità di essere quello che sei, non devi aver paura di chiedere, perché quando tu ti senti anche aiutato, sei portato ad aiutare gli altri. È una cosa semplice. Chiedere fa parte delle persone che possono fare qualcosa. Vulnerability is not a weakness in itself. It is the courage it's the courage to ask for help that keeps us going and makes us succeed. Because if you can ask for help, you can always give it, and that means that together you will overcome any difficulty. Credo che nessun leader o qualsiasi persona come un genitore, un leader deve essere come un genitore, non deve temere l'incertezza del fallimento suo e dei propri figli, no? È perché lì dentro poi si crea l'amore, l'innovazione, la creatività, l'empatia, l'autenticità, e quindi crei quella base che è fondamentale dentro la vulnerabilità, il fatto di sentirti come gli altri. Crei empatia e a quel punto crei la fiducia. Vulnerability is the basis for creating empathy. And a leader is a little bit of a parent. You love your children, you want to succeed together, and you're not afraid of admitting your weaknesses to your children. When you are in it together, you create the atmosphere of love, authenticity, and mutual vulnerability. And one moment, mi viene in mente una frase citata da una dottoressa che stavo cercando, dottoressa Brown, in un TED del 2010, che diceva che la vulnerabilità
è il battito cardiaco assoluto dell'innovazione e della creatività. There is a famous TED Talk of 2010 by Dr. Brown, and she said a famous citation: "Vulnerability is the absolute heartbeat of innovation and creativity." Yes. E diceva, Brown, la dottoressa Brown diceva, ci può essere zero innovazione, cioè non c'è innovazione se non c'è vulnerabilità. It's great. And the phrase, and she went on to say, there can be zero innovation without vulnerability. I find this a great thought. Yeah. E un'altra cosa che credo è sempre legata alla prima domanda che aveva fatto Simon e Terry, è perché Another thing is connected to the first question that Simon had. Cioè, se vuoi essere vulnerabile, autentico, empatico, dimentica la tua posizione, ma condividila, secondo me. If you want to, you have to share your vulnerability, you have to share your empathy, and not be above it. You have to be on the same level, right? Absolutely. And, you know, they're all wonderful answers. And I think Brené Brown, you know, is a guide for all of us. And Fausto, you know, I've never met Fausto, but I can see and feel, because communication is about connection. It's not about language. I can see and feel that Fausto operates through that true, authentic vulnerability. Non ho mai incontrato personalmente Fausto, però secondo me è più della connessione che comunicazione diretta. E ho capito che Fausto opera sempre con vulnerabilità. It's amazing. And one other thing to add, I had my 24th wedding anniversary at the weekend, and I was going to post yesterday a post. I'll let you translate as I go through. Thank you. Questo weekend ho festeggiato i 24 anni del mio matrimonio e stavo per mettere un post. And the post was going to be about how do we ensure enduring success and peace of mind. And I was talking about relationships, but I'm thinking now about leadership, and I came up with 5 C's. Il tema doveva essere come fa una relazione a sopravvivere e a durare nel tempo e avere successo. Io stavo per fare questo post sulle relazioni, ma ho capito adesso che si può applicare anche al nostro tema di oggi, con 5 C's. And the first C was, and Fausto has said it, courage. It's so important to make tough decisions at times and to ask questions, to be visible. That's the first thing, courage, to ask questions and be visible about making the right decisions. La prima C è coraggio. È molto importante avere il coraggio per prendere le decisioni anche difficili e essere visibile con queste decisioni. The second C is consistency, turning up and doing even when things get difficult and you find your ego get in the way. You still need to get in there and be part of rather than be above. Ok, la seconda C è consistenza. È importante continuare a fare quello che si sta facendo e continuare ad essere allo stesso livello con gli altri e non sopra gli altri. Continuando senza che il tuo ego si possa portare avanti. And the third C was commitment to what you, as Fausto said, commitment to what is right, your purpose and your passion. Commitment to what is right. La terza C è commitment, che è impegno, sapere cos'è la cosa giusta e essere devoti a quello che è veramente giusto e che lo sai di essere. Right. Yeah. And the fourth C is compassion, getting out of your own head and your own ego and your own self-centeredness. That's really important. La quarta C è compassione, devi uscire fuori
da te stesso e sentire gli altri e vedere come si sentono. And then finally, calmness, being calm when things get tough, but still allowing people to sense your vulnerability. Don't pretend that everything's okay, but try and lead through calmness, vulnerable calmness. La quinta C è calma. Devi fare tutto con calma. Puoi essere vulnerabile e farlo vedere, ma non devi perdere la calma, non devi stressarti troppo. Non devi perdere il coraggio. Non devi perdere il coraggio. You can't lose your courage. So the first C is... Exactly. And I think they're the secrets to a happy marriage and good leadership. Penso che siano i segreti di un matrimonio di successo, ma anche di un leader di successo. Non esiste un leader senza ottime relazioni. Simon and Terry. There is no leader without great relations. I agree. Very good. Yes. In the good relation is relazioni belle, sorridenti, autoironiche, relazioni dove condividi con felicità. Allora crei anche un'empatia. Ci vuole il sorriso. And good relations are those that are full with self-irony, of laughter, of smiles, where you share and you are happy when you do it with a smile. Absolutely. Then That's you so come important. to empathy. Yeah, humor is the outward connection of our inner empathy, I think. Yeah. Umorismo è la connessione che viene da dentro e è connesso con l'empatia. Yeah. So maybe we come to the next question, Fausto, which is, and if Fausto were to be mentoring a young future leader, what would Fausto say to a young future leader would be the most important 3 or 4 attributes for them to work on to be the best leader they could be? Se tu dovessi insegnare un leader di futuro, quali sono le qualità richieste per un leader vero? Cosa gli insegneresti? A un leader? Io? Me? Un leader deve sempre studiare, deve sempre imparare dalle persone e dagli altri e deve uscire dal proprio contesto a volte. A leader must always learn. He should be always learning and get out of themselves and get in the world. Start learning from others and keep doing that. E soprattutto deve uscire dal proprio contesto. Faccio un esempio molto strano, no? Magari se riesco a farmi capire. Devi uscire un leader del futuro, oppure se vuoi essere qualcosa per qualcuno, devi uscire dal contesto e confrontarti fuori dalla tua comfort zone. Cioè, noi abbiamo la metropolitana. I will give you a funny example because it might seem strange, but it's to illustrate my thought that a leader must get out of their context. Se io vado al lavoro e prendo la metropolitana, noi a Milano abbiamo le metropolitane segnate dal numero e dal colore, e noi per anni prendiamo sempre la linea 2 colore rosso e non ci accorgiamo se è cambiata. Quel giorno che ci cambiano il colore, anche se rimane il numero, noi perdiamo i nostri orizzonti. In Milan, we have metro, and we use the line numbers, the M letter, the line numbers of a certain color. So each metro line has its certain color. And we've used the same metro line 2 and the same color, red, afterwards for years. We don't notice if the color changes. Se questo colore cambia, tu non ti perdi. Se tu invece sai che devi andare al lavoro e un giorno prendi la metropolitana, un giorno la prendi a un orario diverso, un giorno prendi il tram
esci da quel contesto e conosci persone diverse e quindi hai anche abitudini diverse e quindi la tua testa vede cose diverse, quindi le porti al tuo team con dei pensieri diversi. So basically, changing the context means taking another metro line or changing the color of the line. If I, for once, change the hour when I travel to work, or if I take another route to work, that will be a change of context because I straight away get to meet new people and I have another perspective. Tu devi essere intorno al contesto, non devi essere dentro il contesto. You shouldn't be inside the context. You should be external and observe it. Se no, non hai occhi per tutto. If not, you don't have the eyes open for everything. You can't see everything from inside. 3 cose che io porto sempre dentro che mi hanno insegnato, non sono mie, mi hanno insegnato e porto dentro sempre come mindset, no? Un leader deve, c'è una bella differenza, devi mettere in condivisione. There are 3 things that I've learned that I was taught. They're not my authorship, but I have been taught these things. A leader that are a certain mindset for me. 1, il tuo sapere, che sono le tue conoscenze. The first one is your knowledge, what you know. Il tuo saper fare, che sono le tue competenze. The second one is your competences, what you know how to do. E terzo, che è il leader, è il saper far fare, l'abilità di saper far fare. Questo è un leader. And the third one, which really distinguishes a true leader, is know how to make others do the things. How to make. This is a real leader, the one who makes others do things that he wants. Absolutely. Il tuo sapere, sei un imprenditore. Il tuo saper fare, sei un manager. Il tuo saper far fare, sei un leader. The first one distinguishes a manager, entrepreneur. The second one is a manager, and the third one is a true leader. Yes, very good. Yeah, and John, I think it's not my mindset. It's not mine. I learned it. It's not. No. It's not what I came to, but it's what I have learned from others. Yeah, and I think maybe summarizing that up, there's a quote, if I can remember it, from John Maxwell, and he says, "A leader knows the way, goes the way, and shows the way." C'è una citazione famosa di John Maxwell che dice: un leader conosce la strada, la fa, he knows the way, then he goes the way and shows the poi way. Segue la strada e poi la fa vedere agli altri. Io sono un ciclista, quindi vado in giro per tutte le strade. I ride a bike, so I go anywhere and I follow any route. So, tante volte. A lot of times. È bello quello che dice Simon, perché mi viene in mente quante volte sono un esploratore anche in bicicletta e a volte per cambiare strada mi perdo e devo tornare indietro, ma va bene così. Mi piace tantissimo la citazione di Simon, nel senso che io and I love Simon's citation because I too, when start exploring things by bike, I follow different routes. Sometimes if I get lost, I have to get back, but it's part of the way. It is. It's part of the way. Terry, how are we doing for time? Do we have time for another question? We do indeed, sir. We are just fine. I would not stop this conversation for anything. Non fermerei con questa conversazione per niente. Abbiamo tempo ancora per una domanda. Yeah. It's wonderful. One thing I'm really interested in asking Fausto is, how would Fausto describe his own personal leadership attributes to the world? How would he describe his core leadership attributes to the world, his own personal ones?
Come descriveresti le tue qualità personali come leader al mondo? Ma mi piacerebbe, mi piacerebbe che pensano, allora, innanzitutto mi piacerebbe che le persone pensano sia onesto e sia intellettualmente onesto, perché per me è un valore. I would like to think that others consider me honest and intellectually honest because it's a value to me. Quello che mi riconosco è l'autoironia, io continuo a prendermi in giro. What I can say about myself is that my self-irony, because I keep making fun of myself. Yeah. Another, la curiosità. Io sono sempre rimasto un bambino, no? Cioè, quello che incontro, quello che leggo, quello che vedo, voglio andare oltre, no? L'esempio è proprio come ho conosciuto Simon. Cominciavo a leggere i suoi post e dicevo, cavolo, ma ne sa qualcosa? E gli ho rotto le scatole finché non l'ho conosciuto. E poi ci siamo messi in comunicazione. Io sono così, cioè, devo andare a fondo. La curiosità. Another thing about me is my curiosity. I always want to learn. I see things around me and I get curious and I want to know more about them. And an example here would be how I met Simon, because I kept seeing his posts and I wanted to get to know him because he's an interesting person to me. And I kept bothering him and getting at him until we finally met and we started communicating. And a stalker. That's how I am. Simon. Curious. Yeah, and a stalker. Stalk. I think Fausto, I think all of us here are truth seekers. I think we are truth seekers. And that's really, really important. We're seeking the truth. We always want to know what is really behind, what is really motivating. And I think we want to do that because we want to learn and pass that on to others. I think that's our linking compassion, our passion. La passione che ci unisce tutti è che siamo tutti in cerca di qualcosa, prima di tutto della verità. E questa ricerca, questa strada ci porta più avanti degli altri, perché ci stiamo muovendo oltre. Beh, questo cercare la verità vuol dire anche rispettare gli altri. E mio padre diceva... I think that looking for truth, searching the truth, is also about respecting others. Very good. Yes. Io cito una frase che mi emoziona sempre perché lo diceva mio padre, che secondo me è il più grande leader che abbia mai conosciuto. The greatest leader I have ever met was my father. And he said something which comes to my mind often and which I can get rid of. The thing is too strong. Mio padre diceva rispetta il lavoro degli altri e il lavoro rispetterà per te sempre. And my father used to say, respect the work of others and the work will respect you. The result will pay back to you. That's wonderful. Questa frase mi emoziona sempre e quando sono in difficoltà faccio sempre un passo indietro e me la ricordo. When I'm in a difficulty, when I'm in a difficult situation, I always step back, remember those words, get emotional again, but it helps. It helps me to get the perspective. Yeah, no, that's wonderful. Terry, you know, I met Terry as well online, and Terry has an amazing perspective on life, which is all about, you know, it's all about compassion and seeing the good in people. And you know, I think that links the three of us. You know, we have a huge amount of knowledge, but we really want to pass that on, but in a humble, non-table thumping way, just in a soft, subtle, gentle way. Would you agree, Terry? Absolutely. You know, I quite often say, if you can be anything, be kind. Okay. Yeah. Ho conosciuto Terry online. Sorry, because then I will get lost. I'm sorry. Ho conosciuto Terry online
E secondo me è per quello che ci siamo messi insieme, per la compassione, perché la cosa che mi piace più di tutto in Terry è che lui è pieno di compassione e dice che dobbiamo trattare gli altri con gentilezza. Sappiamo tanto e possiamo insegnare tanto, ma non possiamo mai farlo con impostazioni troppo crudeli. Quindi dobbiamo sempre fare i passi avanti con gentilezza e compassione. Sei d'accordo, Terry? Do you agree, Terry? Yes, being kind is giving of yourself. In Native America, in a lot of indigenous societies, they have a very simple saying: you cannot give what you do not have. So if you do not love yourself, you cannot give love. And if you cannot give love, you cannot get love because you are not open to it. Right, Katja? Thank you. Dobbiamo essere per bene, dobbiamo essere gentili con gli altri. Gli americani nativi, gli indiani, tante tribù hanno un proverbio, un'espressione. Se tu non vuoi bene a te stesso, non vorrai bene a nessun altro perché non hai dentro questo amore. Se tu non dai l'amore, non puoi ottenerlo. Non puoi averlo in ritorno. Quindi la questione è di essere buoni, di essere per bene verso gli altri. Ma fa parte anche è come un genitore: se non trasferisci amore, non puoi pretendere che tuo figlio poi dopo possa avere una vita serena e felice. E questo la storia ci insegna. Essere un buon genitore vuol dire essere un grande leader. It's also about being a parent. If you don't give love, you don't get it in return. And that's what a good leader should be, a great parent, a loving parent. Absolutely. And I think we need to start with ourselves as well. I remember when I was in a difficult place 12 years ago, personally, a man said to me, imagine what your life will be like if you continue doing what you're doing, but imagine what it could be like if you meet the child that was once you and you pat that child on the back. Imagine how different your life could be if you met the boy and hugged that boy. And so I think compassion starts within ourselves, Katja. 12 anni fa ero in una situazione personale difficile e ho incontrato un uomo che mi ha detto: immaginati di incontrare adesso il bambino che tu eri prima e immaginati di abbracciarlo, come la tua vita sarebbe diversa. La questione di avere compassione dentro se stessi per poter condividerla. It's great. And mi ha fatto venire in mente una cosa su cui mi riconosco. Poi non so se è una debolezza o una forza, che io convivo con gli errori e con quello che sbaglio, ma non vivo sugli errori. That made me think about one thing that I am, and I'm not sure if it's a weakness or my strong side. My errors is what I live with, not live on. That's very wonderful. Good. That's wonderful. Terry, I think we need to let the world get on with its day. Otherwise, we'll be talking forever. Potremmo continuare a parlare per sempre, ma dobbiamo far entrare gli altri. Okay. It's okay. Well, for me, bravo. Wonderful. It's amazing for you, for me, and Terry and Simon. It's amazing for all of us. Yeah. Is now and another time for me is beautiful. It's beautiful. Yeah. Beautiful. Yes. Thank you all for coming. Sorry, Pastor, go ahead. It's not 1 o'clock for Terry, another hour. It's special, very special conversation. Yes, it's amazing for me. The server for me is a beautiful conversation, and great Katja for me. Yeah.
And thank you to Katia. Thank you to Katia too. Thank you very much for being so Thank you. thoughtful and patient. Thank you. Thank Well, you very ladies and much. gentlemen, for those of you who are watching either the replay or us live this morning, thank you for being part of this. And please continue to leave your comments. We will all look at those comments in the live later and make responses. Some of them are in Italian and I don't know what they say. So I'm sure Fausto would be delighted to make some comments. Thank you all for coming today. And that is the end of our Leaders broadcast, our Great Reset. Thank you very much. Thank you, everyone.